Nel periodo di supremazia del drago, le maestose dimore dell'eccelsa città degli dei erano andate in rovina. Il primo atto di Indra, dopo aver ucciso il drago, fu di ricostruirle. Tutte le divinità dei cieli lo acclamavano come loro salvatore. Inebriato dal trionfo e dalla consapevolezza della propria forza, Indra convocò Vivaskarman, il dio delle arti e dei mestieri, e gli ordinò di erigere un palazzo che fosse consono allo splendore ineguagliabile del re degli dei. Quel genio prodigioso, Vivaskarman, riuscì a costruire in un solo anno una fulgida dimora, meravigliosa nei suoi palazzi e giardini, nei suoi laghi e nelle sue torri. Ma col procedere dei lavori, le pretese di Indra si fecero ancora maggiori e le sue visioni sempre più grandiose. Volle altre terrazze e padiglioni e più laghi, boschetti e giardini. Tutte le volte che arrivava per dare il suo giudizio sull'opera, Indra dava vita a visioni sempre più ardite di meraviglie ancora da costruire. A questo punto il divino artefice, ridotto alla disperazione, decise di chiedere soccorso più in alto. Si sarebbe rivolto al creatore demiurgo, Brahma, prima incarnazione dello spirito universale, che dimora ben al di sopra della travagliata sfera olimpica dell'ambizione, del conflitto e della gloria. Quando Vivaskarman si recò in segreto al trono più alto ed espose il suo problema, Brahma confortò il postulante. «Sarai presto sollevato dal tuo fardello», gli disse. «Torna a casa in pace». Poi, mentre Vivaskarman si affrettava a ridiscendere nella città di Indra, Brahma salì a una sfera ancora più alta. Giunse al cospetto di Vishnu, l'essere supremo, del quale egli stesso, il creatore, non era che un rappresentante. In beatifico silenzio Vishnu prestò ascolto e con un semplice cenno del capo lasciò intendere che la richiesta di Vivaskarman sarebbe stata esaudita. Il mattino dopo, all'alba, un bambino brahmano che portava il bastone dei pellegrini si presentò al palazzo di Indra e chiese al portiere di annunciare la sua visita al re. Il portiere corse dal suo signore e il suo signore s'affrettò verso l'entrata per accogliere di persona il fausto ospite. Il fanciullo era esile, aveva circa 10 anni e splendeva con il fulgore della sapienza. Indra lo scorse al centro di un gruppo di bambini che lo contemplavano rapiti. Il fanciullo salutò l'ospite che lo guardò dolce nei suoi occhi scuri e lucenti. Il re si inchinò dinanzi al santo fanciullo che ridente lo benedì. I due si ritirarono nella sala delle udienze di Indra, dove il dio diede cerimoniosamente il benvenuto al suo ospite, con offerte di miele, latte e frutta, e poi disse: «Venerabile fanciullo, dimmi lo scopo della tua visita». Il bellissimo bambino rispose con una voce profonda e dolce, come il lento tuonare di beneaugurose nubi cariche di pioggia. «O re degli dei, ho udito del magnifico palazzo che stai costruendo e sono venuto a riferirti le domande che si affacciano alla mia mente. Quanti anni ci vorranno per completare questa ricca e vasta dimora? Quali altri prodigi di ingegneria Vivaskarman dovrà ancora compiere? O più alto tra gli dei?» E i tratti luminosi del fanciullo si mossero a un sorriso appena abbozzato, quasi impercettibile. «Nessun Indra, prima di te, è mai riuscito a completare un palazzo quale dovrebbe essere il tuo. Ebbro
del trionfo, il re degli dei era divertito dalla pretesa di quel semplice fanciullo di conoscere altri Indra vissuti prima di lui. Con un sorriso paterno gli chiese: «Dimmi, fanciullo, sono così numerosi gli Indra e Vivaskarman che hai visto, o almeno di cui hai sentito parlare?» Pacatamente l'ospite meraviglioso annui: «Sì, in verità ne ho visti molti». La sua voce era calda e dolce come latte appena munto, ma le sue parole fecero correre per le vene di Indra un lento brivido. «Caro figliolo», continuò il fanciullo, «conoscevo tuo padre Kasyapa, il vecchio uomo tartaruga, signore e progenitore di tutte le creature della terra, e conoscevo tuo nonno, Marici, raggio di luce celeste, che era figlio di Brahma. Marici fu generato dal puro spirito di Brahma. Sua sola ricchezza e gloria erano la santità e la devozione. Conosco anche Brahma, generato da Vishnu, dal calice di loto che esce dall'ombelico di Vishnu, e Vishnu stesso, l'essere supremo che sostiene Brahma nel suo sforzo creatore. Conosco anche lui. O re degli dei, ho conosciuto la tremenda dissoluzione dell'universo. Ho visto tutto perire, sempre di nuovo, alla fine di ogni ciclo. In quel terribile momento, ogni singolo atomo si dissolve nelle primordiali, pure acque dell'eternità, dalle quali, originariamente, tutto è sorto. Ogni cosa allora torna nell'insondabile e selvaggia infinità dell'oceano coperto di tenebre, profonde e privo di ogni segno di essere animato. Chi conterà gli universi trascorsi o le creazioni sorte sempre di nuovo dall'abisso senza forma delle vaste acque? Chi numererà le epoche del mondo che passano, succedendosi l'una all'altra senza fine? E chi scruterà le vaste infinità dello spazio per contare gli universi in esso allineati, ognuno dei quali contiene il suo Brahma, il suo Vishnu, il suo Shiva? Chi conterà gli Indra che li abitano, quegli Indra che fianco a fianco regnano contemporaneamente in tutti gli innumerevoli mondi? Chi gli Indra che sono scomparsi prima di loro, o anche solo quelli che si succedono in una data linea, salendo a uno al trono degli dei e scomparendo uno dopo l'altro? O re degli dei, fra i tuoi servitori vi sono alcuni che sostengono sia possibile contare i granelli di sabbia sulla terra e le gocce di pioggia che cadono dal cielo, ma nessuno potrà mai contare tutti quegli Indra. Questo è ciò che sanno coloro che sanno. La vita e il regno di un Indra durano 71 eoni e quando 28 Indra sono spirati sono trascorsi soltanto un giorno e una notte di Brahma. Ma l'esistenza di un Brahma, misurata in giorni e notti di Brahma, dura solo 108 anni. A un Brahma subentra un altro Brahma, uno sprofonda, un altro sorge. La serie illimitata è incalcolabile. Non c'è fine al numero di quei Brahma, per non parlare degli Indra. Quanto agli universi, che in un qualsiasi momento esistono fianco a fianco, ognuno dei quali contiene un Brahma e un Indra, chi mai può calcolarne il numero? Al di là della più remota immaginazione, affollando lo spazio esterno, gli universi vanno e vengono, come una schiera innumerevole. Come fragili battelli galleggiano sulle acque pure e insondabili che costituiscono il corpo di Vishnu. Da ogni poro di quel corpo esce, come una bolla, un universo che subito scompare. Vuoi pretendere di contarli? Vuoi forse contare gli dei in tutti quei mondi, i mondi presenti e quelli passati?
Una processione di formiche aveva fatto la sua comparsa nella sala durante il discorso del bambino. In assetto militare, la tribù sfilò sul pavimento, formando una colonna larga 4 metri. Il fanciullo le notò, si fermò, le guardò, poi d'un tratto scoppiò in una stupefacente risata, ma subito piombò in un silenzio pensoso di profonda meditazione. «Perché ridi?» balbettò Indra. «Chi sei, essere misterioso, sotto queste ingannevoli spoglie di fanciullo?» La gola e le labbra di quel re orgoglioso si erano seccate e la voce gli si spezzava continuamente. «Chi sei, oceano di virtù, velato dalla nebbia dell'illusione?» Il magnifico fanciullo riprese a parlare. «Ridevo per le formiche. Il motivo non si può dire. Non chiedermi di svelartelo. Il seme del dolore e il frutto della sapienza sono racchiusi in questo segreto. È il segreto che abbatte come con un'ascia l'albero della vanità mondana, ne recide le radici e ne disperde il fogliame. Questo segreto è una lampada per coloro che brancolano nell'ignoranza. Questo segreto giace sepolto nella sapienza delle varie epoche ed è rivelato raramente perfino ai santi. Questo segreto è l'aria che respirano gli asceti che rinunciano all'esistenza mortale e la trascendono. Ma coloro che vivono nel mondo, accecati dal desiderio e dall'orgoglio, ne sono distrutti». Il fanciullo sorrise e sprofondò nel silenzio. Indra lo guardò, incapace di muoversi. «O figlio di Brahmano», lo supplicò ora il re con nuova ed evidente umiltà, «non so chi tu sia. Sembreresti essere la sapienza incarnata. Rivelami questo segreto delle epoche, la luce che disperde le tenebre». A tale richiesta di insegnamento, il fanciullo schiuse al dio la sapienza nascosta. «Ho visto le formiche, o Indra, che sfilavano in una lunga parata. Ognuna di esse fu un tempo un Indra. Come te, ognuna di esse, in virtù di atti pii, ascese un tempo al rango di re degli dei. Ma ora, attraverso molte rinascite, sono tutte ridivenute formiche. Questo esercito è un esercito di antichi Indra. La devozione e le nobili azioni elevano gli abitanti del mondo al regno glorioso delle dimore celesti o ai domini più alti di Brahma e Shiva e alla sfera suprema di Vishnu. Ma le azioni malvagie li precipitano negli inferi, in abissi di pene e dolori, che comportano la reincarnazione in uccelli e in parassiti, o nel ventre di maiali e animali selvatici, o fra gli alberi, o fra gli insetti. È con le azioni che ci si merita la felicità o il tormento, e si diviene padroni oppure servi. È con le azioni che si assurge al rango di un re o di un brahmano, o di qualche dio, di un Indra o di un Brahma. Ed è ancora con le azioni che si contraggono le malattie, si acquistano bellezza e deformità, o si rinasce come esseri mostruosi. Questa è la sostanza del segreto. Questa sapienza è la zattera che attraverso l'oceano infernale conduce alla beatitudine. La vita, nel ciclo delle infinite rinascite, è come una visione avuta in sogno. Gli dei in alto, i muti alberi e i sassi, sono tutti allo stesso modo apparizioni all'interno di questa fantasia. Ma la morte amministra la legge del tempo. Comandata dal tempo,
La morte è signora di tutte le cose. Perituri come bolle d'acqua sono il bene e il male degli esseri del sogno. Bene e male si alternano in cicli senza fine. Perciò i sapienti non si attaccano né all'uno né all'altro, né al bene né al male. I sapienti non sono attaccati a nulla. Il fanciullo concluse la terribile lezione e guardò tranquillamente il suo ospite. Il re degli dei, nonostante tutto il suo celeste splendore, si vedeva ora ridotto a qualcosa di insignificante.